Ciao, sono Mirko e oggi vi presento il nuovo Thermoscoot R257S Pro per il nuovo Onda Forza 750 del 2025. Il montaggio sarà il più veloce e rapido di sempre, perché c'è una novità straordinaria. Infatti non ci sono più nastri da montare né acrobazie da fare per piegarsi sotto la pedana. Ma vediamo cosa c'è dentro. Per prima cosa la cartolina per la protezione furto. Ricordiamoci di attivarla sul sito tucanourbano.com entro 7 giorni dalla data di acquisto. Lo spoiler Aeroframe 3D specifico per questo modello di scooter che va applicato alla carrozzeria. Il coprigambe con costruzione termosaldata Hydroscoot 20K e materiale tarpaulin 100% impermeabile e antivento. Vediamo cosa c'è nel kit di montaggio. Le istruzioni, ma tanto oggi sono io e non vi servono. Poi troviamo le clip di ricambio del nostro sistema brevettato Scudlock, ma vi spiego dopo cosa servono, quindi seguitemi fino alla fine. Poi c'è l'adesivo 3M VHB di ricambio, ma non vi preoccupate perché è già installato sullo spoiler. La salviettina di alcol isopropilico per pulire bene la carrozzeria dello scooter prima di applicare lo spoiler. Le viti per fissare lo spoiler. L'adattatore per gonfiare gli sgas del Thermoscoot. Ora andiamo a montare il Thermoscoot in soli 3 passaggi super facili e veloci. Siamo pronti? Lo spoiler dell'Onda Forza 750 è diviso in 2 pezzi. Iniziamo dal primo che si monta sulla pedana. Per prima cosa solleviamo la parte di gomma e svitiamo le viti originali dello scooter. Andiamo a montare lo spoiler con le viti in dotazione, facendole passare in questi fori e fissandole nei punti della pedana. A questo punto possiamo montare il secondo pezzo dello spoiler. Svitiamo la vite originale in questo punto. Puliamo bene la carrozzeria perché grassi, oli o polvere ne possono compromettere la corretta tenuta. Puntiamo il frame con la vite in dotazione senza stringere troppo per avere un aiuto nel corretto posizionamento. Togliamo la pellicola protettiva dell'adesivo e lo puntiamo tenendo premuto per 30 secondi. Oh ragazzi, concentrazione, l'adesivo è comunque riposizionabile nei primi minuti, ma non aspettiamo troppo perché dopo 20 è già bello attaccato, anche se la completa adesione viene raggiunta dopo le 24 ore. Niente paura, gli adesivi 3M VHB sono fantastici, non lasciano tracce sulla carrozzeria una volta rimosso lo spoiler. Ora possiamo serrare completamente le viti. Mi raccomando, non serriamole troppo per non spanarle. Ovviamente la stessa operazione va fatta sull'altro lato e voilà, il frame è montato. Ora andiamo a fissare il Thermoscoot. Per prima cosa lo stendiamo sulla sella. A questo punto lo possiamo avvicinare in zona sterzo e fissarlo in questa posizione. Fissiamo il nastro in questo punto sfruttando la vite originale dello scooter. Ora dobbiamo fissare questo nastro velcro facendolo passare in questa griglia. Ricordiamoci di compiere le stesse operazioni anche dall'altro lato.
Ora non ci resta che agganciare il nostro Thermoscud all'interno dell'Aeroframe 3D grazie al nostro sistema Scudlock. Andiamo a vedere come si fa. Per prima cosa spingere all'interno il perno e portare la clip in posizione unlock. Quindi inseriamo la clip dall'interno dello spoiler nel relativo foro. A questo punto ricordiamoci di spingere all'esterno il perno in posizione lock. Fissiamo tutti gli altri punti. Unlock e dall'interno blocco la clip. Consiglio da pro. Per facilitare l'ingresso delle clip, incastriamo prima un dente e poi l'altro. Per smontare la clip dobbiamo sbloccare il perno centrale. Se dovessimo trovare un po' di resistenza, vi consiglio di spingere dall'interno un po' la clip e togliere la pressione. A quel punto possiamo sbloccare in posizione unlock. Quindi basta premere un dentino e voilà, la clip è libera. Stiamo sereni, la clip non si può perdere per strada perché è vincolata al Thermoscud con un cordino. Per ogni evenienza si può sempre sostituire andando a sfilare un capo del cordino. E rimpiazzandola con quella fornita nel kit di montaggio. Ed ecco l'ultimo indispensabile passaggio. Dobbiamo gonfiare gli sgas, così il nostro tucano non svolazza alle alte velocità e noi possiamo muoverci stando al caldo. Apriamo la valvola svitando. Utilizziamo il nostro adattatore e possiamo gonfiare tranquillamente. Ricordiamoci di chiudere la valvola avvitando. A questo punto possiamo togliere l'adattatore. In realtà questa col coprigambe agganciato è la modalità invernale, ma ci sono altri due modi per poter utilizzare il Thermoscud. Andiamo a vederli. Nelle mezze stagioni, sia in primavera che in autunno, basta rimuovere la pelliccia interna per trovare il giusto comfort. In estate sganciamo il coprigambe e lo rimontiamo con i primi freddi, più comodo di così. Siamo arrivati alla fine. Come avete visto, montare il nuovo Thermoscud S Pro è super veloce grazie al sistema Scudlock, è super versatile grazie al 4Season System ed è super perché preserva l'estetica dello scooter. Ciao e ci vediamo al prossimo tutorial.